Oggi T-Mac ma su telaio VZ. Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati su 98 megapixel. Io sono Axel e oggi rispondo a uno di voi, ovvero a Manuel.Sporting HGT5797, che ci chiede: io sto usando un telaio VZ, potresti fare una build T-Mac su VZ? Ed è esattamente quello che ho fatto. Via con la sigla! Cerchiamo un po' di conoscere questo telaio. Il telaio VZ è stato svelato a settembre 2019. In sostanza è l'evoluzione del vecchio telaio VS. Che telaio era il VS? Era un telaio molto sottile, molto leggero, molto scattante. Il telaio VZ prende queste caratteristiche e cerca un po' di migliorarle. Ma ci riuscirà? Più o meno. Purtroppo come telaio è conosciuto per essere un telaio che flette veramente tanto, e nonostante abbia la possibilità di essere bumperless, quindi di poter rimuovere la parte anteriore e posteriore, è caldamente sconsigliato usarlo senza i bumper perché i fori si spezzano a una velocità fotonica, perde gradi, si torce tutto. Diciamo, non è un telaio molto semplice da usare. Per questo, ammetto sinceramente, l'avevo iniziato a utilizzare agli inizi, ho fatto 2 o 3 test, poi non mi ci sono trovato e quindi l'avevo accantonato. Quando però ho visto il commento, diciamo, l'ho voluto accogliere un po' come una sfida e quindi ho provato a studiarmi un setup che secondo me potrebbe essere funzionante. Chiariamo, potrebbe, perché non l'ho ancora provato in pista, lo proverò alla prossima gara. Se però qualcuno ha già dei setup più funzionali fatti meglio per il telaio VZ, può caricarli nel gruppo Telegram di 98 megapixel, link qua sotto in descrizione. Dicevo, ho cercato di studiarmi un setup che riducesse le criticità di questo telaio, quindi la fragilità anteriore e la torcibilità del telaio, in favore di un setup più o meno funzionante. Infatti, se vedete bene, è molto simile al mio setup che uso su R, che vedo che funziona molto bene. Ma passiamo ora al banco da lavoro, che vi faccio un po' vedere come costruirlo. Ok, eccoci qua sul banco da lavoro. Questo qua è il nostro telaio, puro, semplice, senza nulla montato sopra. C'è soltanto la trasmissione, il motore, le ruote, nessun cuscinetto né nulla. Come vi dicevo prima, è un telaio che torce tanto, a me non piace particolarmente. Perché? Perché preferisco che quando salta la macchina non abbia la variabile del magari sta uscendo storta o torto il telaio da qualche salto e quindi poi è tutto sbilanciata. Mi piace avere un telaio rigido, però ci sono alcuni che lo riescono a masterare bene questa peculiarità di questo telaio e quindi diciamo ci sono i suoi pro e i suoi contro. Ecco, io personalmente non lo amo particolarmente. Partiamo dall'anteriore. Questo è l'anteriore del telaio VZ, ok? Questo pezzo qua bianco. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo attaccato le nostre saponette, quelle sottili, fuori più esterni come potete vedere, e il centrale. Le viti del centrale sono corte. Andiamo a posarlo sul nostro telaio e via ad avvitare. Cosa molto importante: la lunghezza delle viti. Devono essere lunghe abbastanza da coprire sia il bianco che il nero, ma non eccessivamente lunghe da uscire. Qua deve essere liscio. Perché? Perché qua ci andrà appoggiata la nostra fibra. Poi, sempre per andare a bloccare le saponette, prendiamo 2 viti da 25 e con la rondella piccola andiamo a fissare le saponette esterne. Una in questo foro qua e una in questo foro qua, ok? Usando questi viti avremo sopra la lunghezza necessaria per fissare sia la fibra che per avere spazio per i mass damper. Ora, tutto molto bello, ma secondo me questa parte qua di plastica flette ancora troppo, cioè ragazzi letteralmente sembra fatto di gomma. Quindi quello che andremo a fare è utilizzare questi 2 fori qui del telaio per mettere altre 2 viti da sotto per andarlo a irrobustire ulteriormente. In questo caso useremo rondella grande e vite da 2. Così facendo non solo avremo irrobustito l'anteriore, perché così tutta la parte bianca è totalmente ancorata al telaio, è difficile quindi che premendo fletta più di tanto, ed inoltre abbiamo lo spazio per aggiungere 2 mass damper più piccoli che ci serviranno per smorzare il rimbalzo qua delle ruote. Per quanto riguarda l'anteriore, io ho voluto provare a usare un baffo classico a banana, molto simile a quello che utilizzo sulla mia T-Mac, perché mi ci trovo abbastanza bene e mi aiuta a ridurre il passo della macchina. Anche qui banana, e le viti ho usato le viti esagonali che sono da 32 mm. Roller sotto da 13, ho provato a usare quello alleggerito del telaio ME e sopra lo stabilizzatore, quello classico da 9, spessorimetri in plastica lunghi e via dicendo. In questo modo è tutto molto rigido. Lo andiamo a fissare al nostro telaio. Utilizzando le 2 viti più lunghe lo portiamo a battuta. Come potete vedere, così è al naturale, ma volendo potrebbe inclinarsi fino a questi livelli, che è tanto oggettivamente
Bene, per ottenere questo angolo, diciamo, eccessivo, se dovesse mai servire, basterà aggiungere una barra da inclinatore, quelle rosse, da qui a qui. In questo modo avremo lo spazio per poterla tenere letteralmente super inclinato. Utile, non utile, non lo so, sinceramente va provato, però può essere un'alternativa facile e veloce da montare in gara. Detto questo, andiamo a fissare la fibra con rondella, inclinatore, rondella tagliata e dadino. Ok, eccolo fissato. Come potete vedere abbiamo un bel po' di gradi, ovvero i 5 classici soliti, e è un baffo che difficilmente si modifica. Un po' flat, ragazzi, ma perché è proprio il telaio così. C'è anche da dire che stiamo parlando di una T-Mac, non dovrebbe avere l'impatto e la forza fisica per poter piegarmi questi roller al contrario. Vedremo un po' in pista cosa succederà. Terminiamo l'anteriore montando i mass dumper. Giochiamo safe. All'anteriore più avanti mettiamo le mezze campane, queste qua, perché non pesano eccessivamente ma comunque aiutano a tenere giù, con 2 belle palline. Poi, come vi dicevo, per aiutare a smorzare l'impatto vicino alle ruote, prendiamo questi mass dumper minuscoli, piccolini, super carini, che si incassano perfettamente in questo punto qua. Una piccola pausa. Se il video ti sta piacendo, ricordati che da adesso è attivo il tasto hype. Lo trovi qua sotto di fianco ai commenti. Cliccandolo mi supporti e mi fai salire in una sorta di classifica e dimostra all'algoritmo di YouTube che questo video ti sta piacendo. Inoltre, se non l'hai già fatto, io ti invito come al solito a iscriverti al canale, lasciare un bel like e commentare. In questo modo mi supporti e mi aiuti in un modo totalmente gratuito. Detto questo, passiamo al posteriore. Per il posteriore io ho deciso di utilizzare il freno per AR, MA, quello che volete, che è compatibile anche col telaio VZ. Anche qua usato per ora senza spugna, poi vedremo se sarà necessario in gara. Montato come da scatola, sopra di esso ho attaccato un mass dumper di questi qua quadrati, come quello che ho sulla R. Prendiamo il nostro telaio e lo andiamo a fissare direttamente. Infatti tramite questi 2 bellissimi forellini si andrà perfettamente a incastrare qua sopra. Per quanto riguarda la fibra o comunque l'attacco posteriore siamo molto fortunati, perché il posteriore del telaio VZ è esattamente largo per poter alloggiare comodamente i roller da 19. In questo modo non ci serviranno altre fibre, possiamo tutte attaccarle al suo baffo di plastica. Lo prendiamo da sopra, qua abbiamo montato i roller sempre con le vite esagonali che vi ho fatto vedere prima, perché sono più rigide e difficilmente si piegano, e lo andiamo perfettamente ad incastrare qua. Così facendo abbiamo 2 punti di ancoraggio sopra e qua sotto abbiamo altri 2 punti di ancoraggio. Infatti, se vedete, il baffo ha questi 2 pirulini che si vanno perfettamente a incastrare in questi fori qua del freno. Lo fissiamo al telaio con una rondella grande, una rondella tagliata e un dadino. E andiamo tutto a stringere per bene. Ora, anteriore e posteriore, tutto molto bene, se non fosse che... il telaio fletta ancora. Bene. Ora, noi quante fibre abbiamo utilizzato? Ricordiamoci che in T-Mac possiamo utilizzare al massimo 2 fibre supporto. Con tutto questo setup abbiamo utilizzato un'unica fibra supporto. Cosa faremo quindi adesso? Aggiungere 2 alette laterali che valgono come una sola fibra, ricordiamo, quindi abbiamo poi 2 fibre in totale. Aggiungeremo 2 fibre laterali che ci serviranno sia per aggiungere dei mass dumper in questa sezione qua, sia per irrobustire tutto il telaio. Vi faccio vedere come. Prendiamo queste FRP qua, ricordiamoci che non si possono usare le carbon, quindi andiamo di FRP. Queste qua sono perfette. Possiamo montare già il nostro mass dumper, ho utilizzato questi qua cilindrici perché comunque sono belli pesantini ma non troppo e aiutano a smorzare bene l'impatto. E lo andiamo a fissare. Utilizzeremo queste viti corte con rondella larga perché sono belle stabili. Le andiamo a fissare in questo modo perché così abbiamo 2 punti di ancoraggio, avrei preferito 3 ma al momento non ho trovato una combo, anzi se la sapete voi nei commenti scrivetemela pure. E soprattutto lo lasciate a contatto col telaio perché, ok, alzo un pochino il baricentro, ma lasciandole a contatto tutta questa parte della fibra è bella agganciata alle alette e mi aiuta a tenere tutto molto più fermo. Così facendo, come potete vedere, il telaio tende a flettere molto meno, è quasi fermo. Chiaro, fletta ancora tantissimo, ma penso sia la caratteristica base di ogni telaio VZ. Non ci resta quindi che attaccare la nostra carrozzeria e la nostra Mini su telaio VZ per la categoria T-Mac è pronta. Ed eccoci qui col nostro setup. Dovrebbe andare abbastanza bene. Chiaro è, alla prossima gara lo proverò, se lo volete fare anche voi mi raccomando provatelo in pista e fatemi sapere qua sotto nei commenti come si è comportato, se avete trovato delle migliorie o altre cosine interessanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, abbonarvi, cliccare soprattutto il tasto hype perché mi aiutate veramente un sacco ultimamente, che qua sotto in descrizione c'è il link per il mio profilo Instagram 98 megapixel nel quale posto praticamente tutti i giorni, ci sono sondaggi, aggiornamenti su quello che faccio anche a livello di modellismo, e per il gruppo Telegram che vi ho già citato prima. E detto questo noi ci vediamo la prossima settimana.
Ciao!